Salve a tutti e benvenuti a Hablemos de Calcio. Finalmente il calciomercato si è concluso e sfido chiunque a dire che il Napoli non sia stata la regina o il re, fate voi del mercato. Comunque vado a finire questa stagione, Aurelio De Laurentiis merita un grande applauso. Chiaramente la notizia clamorosa è la permanenza di Victor Osimhen, salvo sorprese dall'Arabia, visto che il mercato della Saudi Pro League non è ancora chiuso. Leggo di un Osimhen furioso con il Napoli, non so se sia vero, ma questo tema lo affronterò tra un attimo. Velocemente vi invito a iscrivervi al canale e se volete c'è anche la possibilità di unirvi alla barra brava di Hablemos de Calcio abbonandovi per 1,99 al mese. Otterrete il badge fedeltà, emoji e risposta prioritaria nei commenti. Dicevo, De Laurentiis ancora una volta ha dimostrato di essere un imprenditore, non un prenditore. Chi ci ha messo i soldi e per la prima volta da quando ha preso il comando del Napoli ha speso denaro senza finanziarsi con le cessioni. Non solo, credo che questo sia stato il mercato più costoso della storia del Napoli. Sono usciti dalle casse 150 milioni circa, senza contare il costo di Antonio Conte e del suo staff. Ma De Laurentiis ha dimostrato anche un'altra cosa: non sottostare ai ricatti. Calenda e i club a cui ha proposto il calciatore pensavano che il Napoli avrebbe accettato le briciole pur di liberarsi dell'ingaggio di Osimhen e finanziare il calciomercato con la sua cessione. Non è stato così. Il presidente è stato pure disposto a fare uno sconto, ma è normale che gli girano le scatole se arrivano alla Carlì con 70 milioni, se non meno, e poi ad Osimhen gli propone un contratto da 40 milioni. Se vi fate due conti, considerando la clausola di 130 milioni, il primo anno di ingaggio l'avrebbe offerto il Napoli. Il PSG Osimhen lo voleva gratis o quasi, e non capisco il Chelsea come poteva pensare di convincere il nigeriano con un ingaggio che era meno della metà di quanto prende attualmente. De Laurentiis avrebbe potuto cedere, liberarsi di un grosso problema e recuperare del denaro. Il suo orgoglio e i suoi principi gli hanno impedito di arrendersi. Dopo Giuffredi, De Laurentiis ha messo in riga anche Calenda. Forse quella del presidente è una battaglia contro i mulini al vento, forse da ieri ha qualche nemico in più, ma gli va riconosciuto il coraggio di essersi ribellato ad un sistema che sta uccidendo il calcio. E forse gli effetti si sono già visti in questa sessione di calciomercato dove il denaro non ha circolato, una mancanza di fondi dove probabilmente, a parte della sua origine nel trasferimento di Mbappé al Real Madrid a parametro zero, in altre parole non è stata immessa liquidità nel sistema e di conseguenza la moneta non ha circolato. E il trasferimento di Mbappé è figlio di quel sistema che sta uccidendo il calcio, cui ho fatto cenno un attimo fa. È arrivato il momento di dire due cose su Osimhen. Non so se sia furioso, se ha litigato con il club, come ho detto prima, e come leggo, ma se fosse davvero così, cosa vuole? L'anno scorso gli è stato concesso tutto. Quasi sembrava che la società avesse il timore di farlo arrabbiare. Abbiamo dovuto sopportare che cancellasse le foto con la maglia del Napoli. Abbiamo dovuto reggere il suo malumore in campo, manifestato con la mancanza di esultanza ai gol, per giunta pochi. È stato pagato profumatamente mentre disputava la Coppa d'Africa e potrei andare oltre. Ha firmato di sua volontà un contratto faraonico con tanto di clausola rescissoria. E ora cosa avrebbero preteso lui e il suo agente? Che nonostante la clausola il Napoli accettasse qualsiasi cifra. Ma allora la clausola cosa la mettono a fare? Solo la società deve rispettare i contratti evidentemente. Piuttosto Calenda e il suo assistito si chiedono perché in Europa nessuno ha voluto Osimhen, perché il Chelsea ha proposto meno di quanto guadagna al Napoli e perché il PSG non ha voluto spendere neanche 80 milioni per portarlo a Parigi. Il Napoli non ha colpe. De Laurentiis aveva tutte le intenzioni del mondo di vendere Osimhen, ma qui qualcuno pretendeva che lo regalasse. Se c'è qualcuno che non ha mantenuto le promesse, di sicuro non è stato il presidente del Napoli. Chiudo con una breve considerazione sul mercato. È mancato l'esterno destro, ma davvero non si poteva pretendere di più da De Laurentiis. Detto ciò, il problema può essere facilmente aggirato. Se Conte vuole un braccetto che attacca, che arrivi in zona tiro, può farlo con Olivera e riportare Di Lorenzo sulla fascia destra, oppure sulla fascia ci può mettere Politano e liberare un posto per David Neres e naturalmente lasciare Mazzocchi titolare. Questo per dire che il Napoli ha calciatori polivalenti che danno modo a Conte di adottare
una di queste soluzioni oppure tutte a seconda della partita e della disponibilità degli uomini. In più, per caratteristiche, questa squadra può giocare anche con il 4-3-3, con il 4-2-3-1, con il 4-3-2-1 e così via. Poi a gennaio si vedrà se intervenire acquistando l'esterno destro. Magari nel frattempo qualcuno si deciderà a fare una proposta seria per Osimhen e al riguardo, proprio per non svalutarlo ulteriormente, sarebbe importante farlo giocare. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video e mi raccomando l'iscrizione al canale. Ciao e alla prossima!